10 aprile 1944. La testa di ponte di Anzio è un luogo di grande tensione e confronto. Per la flotta alleata, che da mesi cerca di forzare le linee nemiche per avanzare su Roma, l'unica vera sfida che ancora teme dal cielo ha un nome: gli aerosiluranti italiani. Sono pochi, volano su aerei considerati non recentissimi, ma sono guidati da uomini la cui audacia rasenta l'estremo. Quella notte, una manciata di velivoli Savoia Marchetti SM-79 decolla nell'oscurità, volando a pelo d'acqua per eludere le strumentazioni nemiche. A guidare quella missione cruciale c'è un uomo già considerato una leggenda vivente, il capitano Carlo Fagioni. Ma quella notte, per provare ancora una volta a disorientare le navi nemiche e proteggere il suolo della patria, dovrà volare incontro al proprio destino. Questa è la storia del più grande asso degli aerosiluranti italiani, un ragazzo che abbandonò tutto per il cielo e divenne un protagonista nei giorni più complessi della nazione. Una storia di coraggio, scelte difficili e un sacrificio che merita di essere riscoperto. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. La leggenda di Carlo Fagioni non inizia su un'area di scontro, ma tra i banchi di un liceo classico a Carrara, la sua città. Nato il 26 gennaio 1915 in una famiglia borghese, il suo destino sembrava scritto: studi, una laurea, una vita tranquilla. Ma dentro di lui bruciava un'altra passione, un richiamo che non veniva dai libri di latino, ma dal rombo dei motori e dalla vastità del cielo. A 20 anni, con una decisione che sorprese la famiglia, Carlo lasciò gli studi. Il suo futuro non era a terra, ma tra le nuvole. Si iscrisse al corso per ufficiali piloti e il 19 agosto 1935 il suo sogno divenne realtà. Ottenne il brevetto di pilota militare. Quella pergamena era la sua dichiarazione di indipendenza, forgiata sull'altare della sua unica, vera vocazione. Il giovane Fagioni dimostrò subito un talento fuori dal comune. Il suo percorso lo portò prima in Etiopia nel 1937, dove ebbe il battesimo dell'esperienza operativa e si guadagnò la sua prima medaglia di bronzo al valor militare. Poi, tornato in Italia, divenne istruttore di volo, un ruolo che però gli stava stretto. Mentre l'Europa si dirigeva verso il conflitto, Fagioni sentiva che il suo posto non era a terra a insegnare, ma in cielo a partecipare attivamente. Fece più volte richiesta per essere assegnato a un'unità operativa, ma i vertici militari sembravano avere altri piani. Fu destinato al nucleo addestramento aerosiluranti di Gorizia. Qui Fagioni scoprì la specialità che lo avrebbe reso un mito. L'aerosilurante era un'arma tanto affascinante quanto cruciale, una disciplina per piloti eccezionali. Ma cosa significava davvero essere un pilota di aerosiluranti nella Seconda Guerra Mondiale? Non era come sganciare ordigni da alta quota, era un duello ravvicinato e intenso contro le navi da guerra. L'aereo simbolo di questa specialità era il Savoia Marchetti SM-79, soprannominato il Gobbo Maledetto per la sua caratteristica sagoma. Nato come aereo civile e poi convertito in bombardiere, trovò la sua vera vocazione quando gli fu agganciato un siluro sotto la pancia. Ma per lanciare quell'arma, il pilota doveva portare il suo trimotore in una posizione di estrema vulnerabilità. La tattica era quasi di rischio estremo. L'avvicinamento doveva avvenire a bassissima quota, a poche decine di metri dal mare, per sfuggire alle strumentazioni e allineare il siluro con la fiancata della nave. Questo significava volare dritti verso un'intensa risposta nemica. Le navi da guerra, specialmente nei convogli alleati, erano protette da una cintura di armi antiaeree che creava un intenso sbarramento di proiettili. Il pilota doveva mantenere una calma glaciale e la mano ferma sulla cloche, mentre l'aereo veniva scosso dagli impatti e colpito. Doveva arrivare a meno di 1000 metri dalla nave, una distanza ridotta, un punto in cui poteva quasi vedere i volti dei marinai nemici. Solo a quel punto poteva sganciare il siluro. E lì iniziava la seconda parte della missione, forse la più difficile, la ritirata.
virare di scatto, continuare a volare a pelo d'acqua, cercando di sopravvivere a quella pioggia di metallo. Era una specialità per pochi eletti, uomini che univano un coraggio eccezionale a una tecnica ineguagliabile. Nell'aprile del 1941, Carlo Fagioni fu finalmente trasferito in zona di operazioni, sull'isola di Rodi, entrando nella 281esima squadriglia, un'unità d'élite nota come i Quattro Gatti. Il suo comandante era un altro nome destinato alla leggenda, Carlo Emanuele Buscaglia. Trovate il suo video qui. L'addestramento era finito, la vera prova di Fagioni era appena iniziata. Il Mediterraneo divenne il palcoscenico delle imprese di Fagioni. Qui, dove i convogli britannici erano la linfa vitale per le armate in Nord Africa e a Malta, gli aerosiluranti italiani erano una costante sfida per la Royal Navy. Fagioni non perse tempo. Il 18 aprile 1941 ottenne la sua prima vittoria affondando una petroliera inglese, sfuggendo poi all'attacco di un aereo nemico. Il suo nome finì per la prima volta nel bollettino di guerra. Da quel momento la sua ascesa fu inarrestabile. Missione dopo missione, Fagioni perfezionò la sua tecnica, volando spesso in coppia con un altro asso, Giulio Cesare Graziani. La loro sintonia era tale che vennero soprannominati i gemelli del siluro. Le loro azioni erano audaci, al limite della sfrontatezza. Attaccavano convogli potentemente scortati, si infilavano nelle aree nemiche, sfidavano la caccia avversaria e le difese antiaeree. Nel gennaio 1942, Fagioni silurò e affondò il mercantile norvegese Thermopylae. Mesi dopo, durante la cruciale battaglia di mezzo giugno, fu tra i protagonisti degli attacchi che misero in difficoltà i convogli diretti a Malta. Ma l'esperienza di Fagioni non fu solo una serie di successi, fu anche segnata da episodi che ne rivelano il carattere. Durante un attacco a Gibilterra, una delle sue missioni più ambiziose, i siluri sganciati non esplosero. Frustrato ma non rassegnato, Fagioni, insieme a Buscaglia, sospettò un problema tecnico. Contro ogni prassi, avviarono un'indagine personale che li portò fino al silurificio di Baia, vicino Napoli. Lì scoprirono che un caporeparto manometteva i delicati meccanismi di galleggiamento dei siluri. Quell'indagine non solo dimostrò la sua determinazione, ma salvò la vita a innumerevoli piloti, garantendo che le loro missioni non fossero vanificate da un tradimento. Nel novembre 1942 lo scenario cambiò di colpo con l'operazione Torch, lo sbarco alleato in Marocco e Algeria. Il 132esimo gruppo fu chiamato a contrastare l'invasione, un compito quasi impossibile contro la soverchiante potenza americana. In una di queste missioni, l'aereo del suo comandante e mentore, Carlo Emanuele Buscaglia, fu colpito. Buscaglia fu dato per disperso, creduto morto. In quel momento, Fagioni, promosso comandante della sua 281esima squadriglia, dovette raccogliere l'eredità del suo capo e continuare a operare. La notizia dell'armistizio dell'8 settembre 1943 colse Carlo Fagioni in licenza a Carrara. Per l'Italia fu il caos. L'esercito, senza ordini, si sfaldò. Il re e il governo fuggirono a sud, mentre i tedeschi, da alleati, divennero occupanti. Per un uomo come Fagioni, un soldato che aveva giurato fedeltà alla patria, fu un momento di grande difficoltà. Mentre molti non sapevano cosa fare, lui fece una scelta d'istinto. Raggiunse subito i suoi uomini all'aeroporto di Littoria. Il suo posto era con loro. Nei giorni successivi, il suo gruppo fu spostato da un aeroporto all'altro, in un clima di totale incertezza, fino all'ordine definitivo, sciogliere il reparto. Per Fagioni equivaleva a una resa. In quelle settimane l'Italia si spaccò. A sud, il regno che collaborava con gli alleati. A nord, Mussolini fondò la Repubblica Sociale Italiana, RSI. Per i soldati italiani si presentò una scelta lacerante. Da che parte stare? Nell'ottobre del 1943 Fagioni scelse, rispose all'appello del colonnello Ernesto Botto e aderì all'Aeronautica Nazionale Repubblicana, ANR, l'aviazione della RSI. Per Fagioni la guerra non era finita.
Il nemico, gli stessi eserciti che aveva combattuto per anni, stava ora risalendo la penisola. Il suo dovere, così lo vedeva, era continuare a combattere per difendere il suolo della patria e onorare il giuramento e la memoria dei compagni caduti. Gli fu affidato un compito monumentale: ricostituire da zero gli aerosiluranti. Con un carisma eccezionale, Fagioni si mise all'opera, recuperando i vecchi SM-79 e radunando piloti e specialisti, molti dei quali lo seguirono non per ideologia, ma per fedeltà verso di lui, il loro comandante. Fondò il primo gruppo aerosiluranti e, in omaggio al suo mentore, volle intitolarlo a Carlo Emanuele Buscaglia, che tutti credevano morto in azione. L'ironia della sorte volle che si scoprisse solo più tardi che Buscaglia era in realtà sopravvissuto, prigioniero negli Stati Uniti, e che avrebbe scelto di combattere a fianco degli alleati. Due amici, due eroi, separati dalla storia e posti su fronti opposti. Il 22 gennaio 1944 le forze alleate sbarcarono ad Anzio. L'operazione Shingle era un audace tentativo di aggirare le difese tedesche e aprire la via per Roma. Per la Repubblica Sociale la testa di ponte andava contrastata. Gli uomini di Carlo Fagioni furono gettati in prima linea. Il suo gruppo iniziò un ciclo di missioni notturne ad altissimo rischio. La notte del 10 marzo 1944, guidati da Fagioni, 6 SM-79 attaccarono il naviglio al largo di Nettuno. L'azione fu un successo secondo i bollettini della RSI, che rivendicarono il danneggiamento di un piroscafo, ma le fonti alleate non confermano la perdita. Per il coraggio dimostrato, Fagioni fu comunque decorato con la Croce di Ferro tedesca di prima classe. Ma ogni missione aveva un costo terribile. Il 6 aprile, una formazione di 13 SM-79 fu intercettata da caccia americani P-47 Thunderbolt. Appesantiti dai siluri, gli aerei italiani furono facile preda. 6 vennero abbattuti e gli altri danneggiati. Lo stesso Fagioni fu costretto a un atterraggio di fortuna. Arriviamo così alla notte del 10 aprile 1944. Erano rimasti solo una manciata di aerei operativi, 4 o 5. Fagioni decise di tentare un'altra sortita. Prima di partire, radunò i suoi uomini. Le sue parole, tramandate dai sopravvissuti, furono: "Una e saremo dei piccoli re". Sapevano che le probabilità di tornare erano minime. Decollarono nell'oscurità del lunedì di Pasqua, guidati da Fagioni. Con lui piloti come Irnerio Bertuzzi e Ottone Sponza. Ma la flotta alleata li aspettava. Appena si avvicinarono alla costa, il cielo si riempì di fuoco. Nel caos, il tenente Sponza, con l'aereo in difficoltà, ammarò e fu fatto prigioniero. Il capitano Bertuzzi sganciò il siluro e, con una manovra miracolosa, riuscì a rientrare, unico superstite. Di Carlo Fagioni non si seppe più nulla. Bertuzzi riferì di aver visto i siluri esplodere contro 3 navi, ma i registri alleati non confermano questi esiti. Riferì anche di aver visto l'aereo del suo comandante essere centrato in pieno ed esplodere. Inizialmente fu dato per disperso. Solo quando il mare restituì il suo berretto e un portadocumenti, fu dichiarato morto in combattimento. Aveva 29 anni. Carlo Fagioni morì come aveva vissuto, in azione, alla guida dei suoi uomini, nel tentativo disperato di compiere il proprio dovere. Con la sua scomparsa, l'aeronautica repubblicana perdeva il suo asso più prestigioso. La propaganda della RSI gli attribuì l'affondamento di oltre 100.000 tonnellate di naviglio nemico, una cifra oggi ritenuta esagerata dagli storici, ma che testimonia la sua fama. Fu decorato postumo con la medaglia d'oro al valor militare dalla Repubblica Sociale Italiana. Successivamente, il gruppo che aveva creato e guidato unì il suo nome a quello del suo mentore, diventando il gruppo Aerosiluranti Buscaglia Fagioni. La sua figura, come quella di molti che operarono per la RSI, è stata a lungo dibattuta, spesso avvolta dal silenzio nel dopoguerra. La sua scelta dopo l'8 settembre lo ha posto, per la storia scritta dai vincitori, dalla parte sbagliata. Ma al di là delle divisioni politiche, emerge la figura di un soldato di valore eccezionale.
Un giovane che sacrificò una vita comoda per la sua passione, un pilota dal talento purissimo, un comandante capace di ispirare una lealtà assoluta. La sua è la storia di un coraggio spinto fino all'estremo sacrificio. Ancora oggi, il suo nome è sinonimo di audacia. La sua storia ci ricorda che dietro i numeri della guerra ci sono sempre gli uomini, con le loro scelte e il loro coraggio. Eroi a volte dimenticati, le cui imprese meritano di essere raccontate, non per glorificare un'ideologia, ma per onorare il valore di un combattente. Se questa storia di coraggio e sacrificio vi ha appassionato, iscrivetevi al canale per non perdere altre storie dimenticate di figure italiane. E fateci sapere nei commenti quale altro personaggio vorreste approfondire nel prossimo video. Grazie per averci seguito.